Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio 2023. Cari amici del cancro, abbiamo la carta della stella. Bellissima carta perché parla di nuove idee, nuovi obiettivi. Per qualcuno potrebbe anche parlare di canalizzazioni, appunto le idee che arrivano sono canalizzazioni, ed è una carta che vi invita a seguire un certo tipo di percorso. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che è proprio una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso intermedio di tarocchi, trovate anche il link per quello che riguarda tutta la sezione degli abbonamenti e sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, iniziamo con la forza, il 6 di bastoni, l'appeso, il mondo, un 2 di pentacoli, la stella nuovamente e un asso di bastoni. Devo dire che su 7 carte avete 4 arcani maggiori, quindi più del 50%, il che rende la stesa molto interessante, molto, come vi posso dire, intensa. Diciamo che questo primo periodo potrebbe essere intenso, che non vuol dire impegnativo, intenso. Allora, partiamo con questa forza al contrario. Ho come la sensazione qui che ci sia qualcuno che abbia bisogno di fare una sorta di passo in avanti. Quando c'è la forza al contrario si parla sempre di una scelta un po' difficile da prendere probabilmente. Però qui poi abbiamo un 6 di bastoni, quindi è come se ci fosse un riconoscimento nella prima parte di maggio. La carta del 6 di bastoni è la carta della vittoria, proprio del successo. E l'appeso al contrario mi dice che qui si sbloccherà qualche cosa, ragazzi. Mm, Adesso poi andiamo a vederlo con i mini tarocchi meglio nello specifico, però ho come la sensazione che, avendo anche il mondo qui in centro lettura, ci sia bisogno di fare un cambio e questa prima parte di maggio potrebbe essere un ottimo periodo perché appunto abbiamo l'appeso al contrario, quindi si sblocca qualche cosa. Terminiamo poi la stesa con un 2 di pentacoli, la stella e l'asso di bastoni, che sono bellissime carte, e andiamo dopo direttamente a vederle con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dalla carta della forza, andiamo a spiegare, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. 2 di bastoni e 7 di pentacoli. Sì, in effetti è un po' quello che vi dicevo, no? C'è questa sorta di difficoltà probabilmente a prendere il coraggio per far qualcosa. C'è anche un 7 di pentacoli che è una carta che comunque indica un periodo un po' di stasi, un periodo dove è necessario avere pazienza. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 3 di pentacoli, nuovamente il 6 di bastoni, 6 di spade e 8 di coppe. Allora, ho come la sensazione che qui questo tipo di successo arrivi grazie a una collaborazione, a un'amicizia, o potrebbe semplicemente essere il fatto che finalmente siete riusciti a mettere a posto casa. Siete riusciti comunque a mettere in equilibrio qualche cosa e vi dico così perché avete sia 6 di spade che l'8 di coppe, che sono 2 carte di viaggio, sono 2 carte di spostamento, come se aveste bisogno o proprio di prendervi un momento di pausa o di allontanarvi da una situazione o da una persona direttamente. Andiamo a vedere questo appeso. Mago,
e regina di spade. Allora, la regina di spade potrebbe essere la vostra persona di interesse, però ho come la sensazione che appunto siate voi che non sappiate bene da che parte andare e che quindi è per quello che c'è il mago al contrario, il fatto di non saper come gestire le cose probabilmente. Andiamo a vedere il mondo. Non lo so, ho come la sensazione che si tratti di prendere un'iniziativa, ma non si sappia bene come farlo. Stavo riguardando queste due carte qui, perché sono due carte che indicano la necessità di allontanarsi da un posto. Regina di bastoni, re di bastoni, 2 di coppe. Ragazzi, e avete la stella come base, e c'è di nuovo la stella qui. Beh, guardate. Allora, per qualcuno potrebbe essere una relazione per destino, però ho come la sensazione che queste due carte di viaggio e di spostamento potrebbero essere riferite al fatto che c'è distanza tra voi e l'altra persona, distanza di tipo fisico. E quindi potrebbe essere necessario prendere la decisione di dire ok, faccio questo viaggio, mi sposto, vado verso questa persona. E qui il punto, secondo me, con questo mago al contrario, è che non si sappia bene come gestire il viaggio, come organizzarlo, come andare incontro all'altra persona, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. La torre e 8 di pentacoli. Potrebbe essere una questione legata al lavoro, quella che vi tiene lontani. O appunto una questione di residenza di due persone che abitano lontano, semplicemente. Con questa torre c'è qualche tipo di obiettivo che probabilmente dovete ridimensionare un po', perché avete comunque anche un 8 di pentacoli, trovo che potrebbe essere un po' drenante, perché qui avete 2 pentacoli, quindi è come se ci fossero 2 questioni, 2 cose. Tenete presente che ci sono anche 2 regine da dover soppesare, da dover gestire. Ed è una cosa che vi richiede tempo costantemente tutti i giorni. Se volete mantenere 2 relazioni, ipotesi. Andiamo a vedere la stella, perché qui si tratta di obiettivi e di nuovo è una carta di destino, giusto per ritornare a questi due figure di bastoni. Allora, abbiamo un 9 di coppe, un 5 di spade, scusate, di bastoni, la regina di denari e la carta degli amanti. Ragazzi, guardando queste carte ho come la sensazione che la stella sia qua per dirvi di guardare oltre. Perché quando la carta degli amanti è al contrario, perché c'è uno scarso amor proprio. Il fatto magari di dover o voler star dentro 2 situazioni, magari perché ci sono 2 regine, magari una è la situazione familiare con la quale si è impostata questa casa e magari l'altra invece è una persona con la quale si vorrebbe fare qualche cosa di più, diciamo, si vorrebbe qualche cosa di diverso, una potrebbe essere una relazione già esistente, l'altra la relazione clandestina, o semplicemente 2 persone diverse che vi gireranno intorno nel prossimo periodo, però con questo gruppo di carte ho come la sensazione che in realtà non siate soddisfatti né con una né con l'altra persona. Quando c'è la carta degli amanti al contrario si parla di scarso amor proprio e quando c'è la regina di pentacoli al contrario si parla di qualcuno che si sobbarca troppe responsabilità e che non viene riconosciuto. In effetti avete anche un 9 di coppe al contrario, che a parte essere una carta di, diciamo, aria viziata, è una carta che mi dice che non siete appagati da questo tipo di, come vi posso dire, ambivalenza, da questo tipo di gioco a due. Cioè, per certi versi potrebbe essere
qualche cosa che vi apre gli occhi, però dall'altro lato non vi sentite considerati, valutati nel giusto modo. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, abbiamo un 5 di spade e un asso di pentacoli. Qui ragazzi c'è la possibilità di iniziare qualche cosa a livello passionale, può essere che sia un incontro appunto anche passionale con questa persona, magari dovuto a questo viaggio che fate, però ho come la sensazione che non sarà qualche cosa che metterà radici. O se per esempio l'altra persona volesse iniziare qualche cosa di serio con voi, ho l'idea che sarete voi a non voler iniziare qualche cosa di serio con l'altra persona. Perché? Perché avete confusione mentale. Io credo che vogliate prima vederci chiaro attraverso questo 5 di bastoni. Datemi un'altra carta per questa torre, vediamo se riesco a dire qualche cosa di più. 9 di bastoni. Sì, è un po' come se qualcuno fosse appunto lì in questa fase di mantenere in piedi due relazioni piuttosto che due situazioni. Potrebbero anche essere due case, nel senso che comunque magari siete nel bel mezzo di una compravendita con il vostro o la vostra partner e qui si tratta di fare delle decisioni e gli spostamenti potrebbero essere dovuti al trasloco. Però avendo questo gruppo di carte è come se non ci si riuscisse tanto a mettere d'accordo. In effetti abbiamo anche due carte di conflitto qui alla fine. Ehm, L'asso di bastoni è l'azione, il movimento, l'intenzione. Quindi secondo me è quello su cui vi dovete focalizzare. È un po' il consiglio delle carte. Metteteci intenzioni in quello che volete fare. Qual è la vostra intenzione? Dove volete arrivare? Qual è il risultato? L'obiettivo che volete ottenere? E poi da lì si parte con le varie strategie per riuscire ad ottenere l'obiettivo. Però qui ho come la sensazione che o c'è distanza fisica, o c'è un trasloco, o c'è un movimento da fare. Fatemelo poi sapere nei commenti, interessante. Mi piace sempre leggere i vostri commenti. Io non rispondo spesso, però li leggo sempre tutti. Andiamo a vedere ancora un oracolo per gli amici del cancro. Andiamo a vedere che cos'altro vi posso dire. Wow, connessione. Guardate un po', rivedo anche questa carta perché è come se avesse una strada e rivedo anche le due figure che si guardano come quella del 2 di coppe. È una carta numero 31 e io sento che in qualche modo, se ci fate caso, il ponte, che è rappresentato un ponte in due edifici, però è all'altezza del cuore delle due persone, del quarto chakra, no? Quindi la connessione è una connessione dal cuore. Ma che bello, ragazzi, guardate, sì, è una bella lettura, c'è forse un po' questa torre che infastidisce, ma niente di che, direi, niente di che. Più che altro è come se in questo periodo foste portati a capire come muovervi in una determinata situazione. Cercare di capire appunto che cosa potrebbe essere utile per voi lasciare andare per raggiungere il vostro obiettivo, appunto. Tenete presente che con questo 9 di bastoni avete bisogno di difendere o voi stessi o le vostre idee o quello che sono le vostre proprietà, nel caso fossero due case o comunque foste nel bel mezzo di una compravendita, ok? Fate attenzione anche agli eccessi, ragazzi. E mi è arrivata acqua, quindi bevete molta acqua. Se ci fate caso anche alla stella ha due brocche che usa per rovesciare acqua, per dare acqua. Quindi per voi potrebbe essere importante bere molta acqua in questo periodo, ok? Bene ragazzi, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Ah, un'altra cosa, cercate di aumentare il vostro amor proprio. Datevi voi un valore prima che ve lo diano gli altri.
Fatemi comunque sapere se vi risuona nei commenti, se comunque la lettura vi è stata utile potete farmelo sapere con un like, con l'iscrizione, con una condivisione, con una donazione, con un abbonamento. Ogni tipo di supporto, ragazzi, per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale, quindi grazie di cuore. Grazie anche di essere rimasti qui con me e vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!